che non riesce a trovare. Grazie. And just a few words about this particular novel. And I think I am going to shift the conversation a little bit and talk not about truth but about lies. We all have to tell ourselves lies in order to survive. And when in 2016, when Trump was elected president, which is when this novel begins, it was for many Americans, including me, such a shock, such an unbelievable. We couldn't believe it, and so we had to start lying to ourselves in order to survive. We had to say, "Well, it won't be that bad. It was worse." And I think that one of the most interesting, something I always say that writers write for the future, not for the present. And when I wrote this novel, I thought that Eva, the heroine, who is determined, feels that she has to have a place to escape in case the United States becomes a fascist country, was a little bit of an extremist. Now, everyone I know, all my friends in the States are talking about finding a place to escape to, because the reality is that even despite the election of Biden, more and more there is this fear that America is on its way to becoming a fascist country. So we lie to ourselves until we have to face the truth. And for me, those people who face the truth sooner, such as Eva, are actually very heroic. Such people are very heroic. And this was also true in the Second World War. Those people who left early, who left France early, because they refused to believe the propaganda. There's something very heroic about that. They were abandoning their own citizenship because they saw the truth, which other people refused to see. Credo che a questo punto, per parlare di questo romanzo, il decoro, vorrei iniziare rovesciando un po' i termini, parlando non tanto della verità quanto delle bugie, le bugie che inevitabilmente ci raccontiamo. Tutti ci raccontiamo delle bugie costantemente. È la nostra difesa che ci permette di sopravvivere. Ci raccontiamo delle menzogne per appunto riuscire ad andare avanti. Nel 2016, quando è stato eletto Donald Trump, ed è il momento in cui inizia questo romanzo, per la maggior parte degli americani, degli statunitensi, è stato uno shock vero e proprio. Non riuscivamo a crederci, non ci sembrava assolutamente possibile. E allora, per affrontare questa difficoltà, ci siamo raccontati delle bugie, ci siamo detti, vabbè, in fondo forse non sarà proprio così male. Vi posso assicurare che è stato molto peggio e dunque abbiamo dovuto in qualche modo affrontare questa situazione. Ora, uno scrittore, secondo me, non scrive per il presente, scrive sul futuro, per il futuro, ed è esattamente la posizione che prende la protagonista di questo romanzo, Eva, che a questo punto, nel momento dell'elezione di Trump, decide di scappare, di andarsene per cercare di sfuggire ad una situazione che teme inevitabile, che è quella che il suo paese diventi un paese fascista. E vi posso assicurare che in questo momento tutti i miei amici americani stanno cercando di sfuggire, di scappare
da questa realtà che è veramente molto molto grave, nonostante l'elezione di Biden. Temono che l'America stia diventando un paese fascista. Ora, io credo che chi si racconta, chi sfugge dalla bugia per cercare di arrivare alla verità, persone come Eva, la protagonista di questo romanzo, sono veramente eroiche, sono persone assolutamente eroiche che decidono di accettare la realtà, la verità per quella che è. Faccio un paragone con quelli che all'inizio di quello che ha portato la seconda guerra mondiale hanno capito prima degli altri e hanno lasciato il proprio paese, la Francia per esempio, quelli che hanno deciso di abbandonare il proprio paese, la propria cittadinanza e andare altrove, e sono a modo loro degli eroi, e questo è un sacrificio che hanno deciso a quel punto di affrontare e che altri stanno cercando di affrontare oggi. Eva Lindqvist, la protagonista del decoro, è sicuramente eroica. È un eroe che dopo 3 pagine la vorresti ammazzare, ovviamente. Sì. La vuoi ammazzare Eva Lindqvist, perché da una parte è la signora Ramsey, cioè tutti i personaggi di questo romanzo sono innamorati di Eva Lindqvist, l'amano tutti. Siccome tutti amano Eva Lindqvist, nessuno fa un cazzo tranne parlare di Eva Lindqvist. Quindi questa è una questione centrale. Quindi David Leavitt è riuscito a costruire un romanzo con un buco intorno, e questo buco è Eva Lindqvist, che è l'eroe, cioè l'unica che a un certo punto capisce che bisogna andarsene. E questo è una grande capacità e faccenda e amore per la letteratura. Perché dicevo l'età dell'innocenza, David Leavitt? Perché questo è un romanzo di ricchi. E qual è la particolarità che l'età dell'innocenza porta rispetto al romanzo dell'Ottocento? Che di solito i romanzi dell'Ottocento hanno una casa al centro. Sì, Wuthering Heights, Cime tempestose, una. Jane Eyre, una casa. E Virginia Woolf, che è un genio, una casa, poi in Soul, ma costruita male. Arriva l'età dell'innocenza e ci sono tante case, e soprattutto queste case danno un ordine gerarchico ai personaggi. Quindi questi personaggi sono tutti sempre a casa di Eva Lindqvist. Qual è la particolarità che però introduce David Leavitt? Che Eva vuole, ma Bruce paga. Perché Bruce è il marito di Eva. Io sono un pochino innamorata di Bruce, devo dire. Anch'io. Bruce è tutto, devo dire. Bruce è tutto, poi a un certo punto si capisce anche che Bruce ha delle qualità nascoste. La domanda che volevo farti, David Leavitt, è quanto è difficile oggi scrivere un romanzo sui ricchi, se è difficile. Fatto questo, quanto è difficile sdoppiare un personaggio in maniera anche molto dicotomica. Eva non ha niente di suo tranne la volontà, e Bruce sembra non avere di suo niente tranne i soldi. Quindi tecnicamente, vabbè, facciamo la prima domanda, così quanto è difficile, se è difficile scrivere un romanzo sui ricchi? Well, let me start off by saying that I'm not rich, but I've known some rich people. You know, there are so many layers of wealth, and even I used to have a lot of rich friends. I have fewer now, but there was a time when I knew a lot of rich people. But when I decided to write this novel, when I decided to write a novel that took place at the time of Trump's election, one decision that I made was that the novel had to be funny. It had to be a comic novel. It seemed to me that the
American fiction that was being written about the Trump era, during the Trump era, was very pesante, very heavy, very serious, very pesante. Pesante is the best word I can think of. And I thought it's the only way to write about really terrible things and make it tolerable for the reader is humor. Humor is so important for literature. So I thought, how do I write about the Trump era and make it funny? And I thought, well, maybe one way to make it funny is to write about a group of very rich liberals, people who are anti-Trump but have a lot of money, and therefore have, in some ways, the means to escape, but are at the same time implicated financially in the system that brought Trump to power. And the ironies implicit in that sort of circumstance were very much on my mind when I wrote this. I also have to say that Eva as a character is a kind of person I find very interesting, because she is quite horrible in a lot of ways, and yet she has a certain charisma that draws people to her. And that paradox was something that I thought would be really interesting to explore, but it was also a great opportunity for humor. And that was one of my major goals in writing this novel, was to make it funny. Not funny like Little Britain, but not heavy. E dunque comincio col dire che io non sono ricco, però ho conosciuto durante la mia vita parecchie persone molto ricche, e magari i ricchi che conosco, posso dire che li conoscevo, ora sono molto meno ricchi, o sono molto meno le persone ricche che mi circondano. Comunque, quando ho deciso di scrivere un romanzo che si svolgesse nell'epoca dell'elezione di Trump, ho capito subito, immediatamente, che doveva essere un romanzo caratterizzato dall'umorismo. Tutta la letteratura che si stava producendo nel momento intorno all'elezione di Trump era pesante, era veramente, è la parola che meglio esprime quello che penso di quello che si scriveva in quel momento: seriosa, pesante. E l'unico modo è farlo con una notevole dose di umorismo, cioè l'elemento della comicità, dell'umorismo è assolutamente fondamentale se si vuole raccontare tutto quello che c'è di terribile in modo letterariamente accettabile. Ora, mi sono chiesto come si poteva fare un'operazione di questo genere, e ho pensato che il modo migliore era forse far girare la storia intorno ad un gruppo di persone molto ricche, però di idee progressiste, dei liberal molto danarosi, e dunque persone che erano anti-Trump come ideologia, però che avevano un sacco di soldi, il che permetteva loro anche di sfuggire a questa situazione, e questo mi sembrava interessante come elemento da esplorare, perché presentava la possibilità di affrontare tutta questa situazione
ironia. E Eva come personaggio è un personaggio che mi ha interessato come idea dal primissimo momento, perché diciamocelo, Eva è per molti versi orribile, è una persona un certo carisma che fa che risulti attraente per la gente che la circonda. E dunque c'è un paradosso che mi interessava molto studiare ed esplorare, e questo naturalmente mi ha permesso di affrontare tutto questo argomento e il personaggio di Eva in modo appunto umoristico, non umoristico da grandi risate, diciamo, però comunque con una visione certamente ironica del personaggio e della situazione. Secondo me David Leavitt, lei tocca anche grandi pezzi di commedia all'italiana, perché a un certo punto, quando Eva Lindqvist vuole andare via dall'America, se ne va a Venezia e ovviamente incontra una ricca veneziana in difficoltà economiche, e con la sua amica Min, che è una giornalista che anche lì fa sempre ridere, perché ogni volta che Min comincia a parlare dice quando lavoravo a, e ogni volta è una rivista diversa. E c'è questa cosa incredibile dove Eva vuole comprare questa casa, torna a casa da Bruce perché appunto Eva vuole ma Bruce paga, e c'è una fregatura continua degli italiani che cercano di vendere prima il pianerottolo, poi avere l'usufrutto del giardino, poi non hanno il permesso della cucina. Quindi volevo capire, David Leavitt, lei che idea ha del nostro paese? E soprattutto questo secondo me è grande, molto Little Britain invece, perché poi c'è quest'altra cosa che volevo chiederle, perché a un certo punto nel libro c'è scritto, e mi è venuta un'angoscia, perché due personaggi parlano e dicono quanto piace agli europei usare WhatsApp, ma perché voi non lo usate WhatsApp? Non spesso. Ah, Gli americani non usano WhatsApp. siamo boomer, questo sta dicendo. Uso con gli amici americani. Scusa, gli amici europei. Grazie, esatto. Quindi questa cosa, perché che idea ha dell'Italia David Leavitt, soprattutto di Venezia, della compravendita degli affari immobiliari? È chiaro che l'affare immobiliare è sempre spaventoso, ricordiamoci che il più grande romanzo dell'orrore europeo, che è Dracula, comincia con una compravendita immobiliare, quindi lo sappiamo che l'immobiliare è pericolosissimo. Well, I learned from experience. When I lived in Italy in the 90s, my husband Mark and we weren't married then, but we are now. We bought a house, not in Venice. It was in the Provincia di Grosseto. So I remembered everything about the experience of buying that house and later selling it, and I kept it in my mind. I made notes, thinking someday I'll be able to use this. So it was based on experience. I don't know how much things have changed since then. No, okay, well, but it was an experience. It was very different from, I think, buying real estate certainly in the United States and probably in most other parts of Europe. Although, well, Argentina, I had an experience there too, but that's another story. So why Venice, though, particularly? It's I think Americans have a very idealized. Our idea of Venice is as a kind of a fantasy land, a place that's not even really part of Italy. It's a kind of a dream landscape, and of course the reality of Venice is very, very different. But I thought Eva is rich, she can afford to buy an apartment in Europe, a place that she could theoretically escape to if, as she puts it, the country goes fascist. Where would she go? And first I thought Paris. But then, no, Paris is too much the real world, especially when there was the Charlie Hebdo. Paris is too risky. And then I thought Venice. Venice would be
the place she would dream of. That would be her fantasy. You know, if I ever write a sequel to this book, it will be about Eva's experience of the reality of Venice. We'll see. Dunque, diciamo che mi sono basato su un'esperienza personale. Io ho vissuto in Italia negli anni 90 e assieme a quello che oggi è mio marito, ma allora non lo era ancora, Mark, abbiamo acquistato una casa non a Venezia, in provincia di Grosseto, e tutta la procedura di acquisto e poi di vendita, di rivendita della casa è stata un'esperienza da ricordare veramente. Dunque, durante tutto questo processo ho preso degli appunti mentali di cose che sapevo che prima o poi avrei potuto utilizzare nella mia scrittura. E non so se le cose siano cambiate molto, pare di no, però vi posso assicurare che l'esperienza della compravendita immobiliare in Italia è stata una cosa da ricordare senz'altro, e comunque molto molto diversa da quello che comporta una cosa simile negli Stati Uniti o penso anche in qualsiasi altro paese europeo, anche se per esempio potrei ricordare qualche esperienza in Argentina che un po' ci si avvicina, insomma anche lì peggio. Ma allora, perché a questo punto ho deciso che questo acquisto doveva essere fatto a Venezia? Gli americani hanno in generale una visione molto idealizzata, una fantasia, una Venezia di fantasia, che è quella che loro pensano esista, ma che in realtà è molto molto diversa dalla Venezia reale e concreta. E dunque Eva si trova ad avere la possibilità economica di acquistare un rifugio in qualsiasi posto, in qualsiasi paese o città europea, un posto dove poter scappare se effettivamente gli Stati Uniti diventano un paese fascista. Allora, la prima cosa che ho pensato è se ne va a Parigi, poi ho detto no, Parigi era, fra l'altro era l'epoca di Charlie Hebdo, dunque troppo pericolosa, non andava bene come fantasia. Allora naturalmente ho pensato, nella sua fantasia l'ideale sarà indubbiamente Venezia. A Venezia finisce Eva e lì però prima o poi si deve confrontare con la Venezia reale, vera, che esiste, e non è impossibile che prima o poi io racconti anche qualcosa della esperienza reale, concreta della vita a Venezia di Eva. Giovanna, vuoi raccontarci le tue esperienze immobiliari in Argentina, dove sei cresciuta per tutti quegli anni o no? Beh, Giovanna grew up in Argentina. Ah, ok. Guarda, non le ho avute perché ero troppo piccola ancora, ma credo che si avvicinino, se non superano. Sì. All cash. Sì, sono esperienze che hanno vissuto i miei genitori e che mi sono arrivate effettivamente. To buy an apartment in Buenos Aires, you pay in cash. You have to carry an enormous amount of cash, and that's really surreal. Sì, effettivamente, anche da quello che ricordo io, che mi hanno raccontato, è un'esperienza abbastanza surreale comprare un appartamento in Argentina, a Buenos Aires. Bisogna assolutamente girare con i contanti, cioè
le transazioni immobiliari si fanno in contanti, dunque bisogna girare con quantitativi enormi di soldi in tasca in contanti, è così che si fa. Comunque ci vedi David, tutte persone devastate dall'immobiliare. Prima di farle una domanda di cui mi sono resa conto mentre rileggevo i suoi libri precedenti è questo, cioè perché ci sono sempre tantissimi cani nei suoi libri, volevo chiederle un'altra cosa, se l'editore cinico, baro e rio rappresentato in questo romanzo è ispirato a Riccardo Cavallero e Teresa Martini, che sono i suoi editori italiani, perché c'è Aaron che è un editore che a un certo punto addirittura, forse per sexual harassment, forse per una lite, viene cacciato via dalla casa editrice e si mette a fare l'editor per Sandra, altro personaggio che poi diventerà fondamentale. Ma volevo capire, questo editore sarà ispirato, perché è un libro dove ci sono dei nomi, c'è Rachel Cusk che ha citato prima e che voi ricordate, con la quale abbiamo avuto una conversazione io e Giovanna nell'ultima edizione prima del Covid, quindi grazie Rachel, e ci sono altri scrittori, c'è una critica agli scrittori americani, c'è una critica all'editoria americana, c'è in qualche modo la sottolineatura di quanto il commercio e la consunzione dell'autore siano diventati il metro, diciamo, di misura dell'arte di uno scrittore. C'è addirittura la descrizione di un reading a Brooklyn dove parlano malissimo di Lydia Davis, descritta come la prima moglie di Paul Auster. Ci sono i nomi veri, c'è Beverly Pepper tra l'altro che io avevo conosciuto con Patrizia Cavalli e Todi, ci sono delle cose, ci sono i nomi veri, e quindi volevo capire se i suoi editori, se questo Aaron somiglia a Teresa Martino o a Riccardo Cavallero. Well, I wish I could say the answer was yes, but unfortunately the answer is no. The character of Aaron, the very cynical editor, was not based on Riccardo Cavallero. Ricky is not anywhere near as cynical as Aaron. He's actually I think he's pretty much an invention. I mean, there are obviously, I've known a lot of people who work in book publishing. I've seen them go through this process where they arrive into the industry with these great ideals. This idea that they're going to discover great writers, they're going to be what is the word that has just slipped my mind for a woman who helps to deliver babies? Midwives. Thank you. Midwives for fiction or poetry. And then gradually the business side kind of destroys their ideals. So certainly I was thinking about that. But it was not, I'm sorry, Ricky, that character was not based on you. But it was a lot of fun writing about the publishing industry, and it was also quite entertaining for me bringing in some real people. The Lydia Davis reading was, I don't know what she thought of it or if she's even read it, but it was based on my own experience of attending a reading by Lydia Davis, so it was quite fun to write. E dunque vorrei poterti rispondere di sì, ma in realtà non è così. No, gli editor del mio libro, Aaron in particolare, non assomiglia assolutamente al mio editor italiano. Ricky, mi dispiace, ma non sei assolutamente, ma neanche vicinamente cinico quanto Aaron. Potrei addirittura arrivare a dire che il personaggio di Aaron è stato inventato di sana pianta, ma forse non lo è del tutto, ecco. Effettivamente ho trovato molto interessante e anche molto divertente scrivere del mondo dell'editoria, perché ho conosciuto molti editors che sono arrivati in questo mondo con dei grandi ideali, con una visione assolutamente idealizzata di quello che speravano sarebbe stato il loro lavoro. Si vedevano scopritori di grandissimi talenti letterari che avrebbero loro accompagnato e fatto nascere e crescere
e portato al successo. Ma molto spesso poi hanno dovuto rassegnarsi alla realtà dei fatti e questo non è stato possibile, per cui no Ricky, grazie, ma non è un personaggio basato su di te. In ogni caso ho trovato molto divertente scrivere intorno a tutto questo mondo dell'editoria, dei libri, per esempio, e anche è stato molto divertente scrivere di persone veramente esistenti, di personaggi reali, per esempio il reading di Lydia Davis l'ho basato su la mia propria esperienza di un reading di Lydia Davis, insomma, e non so neanche se lei l'abbia letto questo libro e dunque non so cosa ne pensi, però è stato estremamente un'esperienza che mi è molto piaciuta. David Leavitt, i cani nei libri, sono un sacco di cani. C'è un canile in questa sua raccolta di opere, esatto, tantissimi cani, alcuni di certo pregio, altri no, alcuni simpatici, altri no. C'è per esempio in questo libro dei 3 cani, c'è la cagnolina che ogni volta che Bruce la porta, lei caca sempre in mezzo alla strada su Madison quando sta per scattare il semaforo, tutte le volte. Quindi c'è questa specie di slapstick dove c'è lui che passeggia con il cane, tra l'altro passeggiando a un certo punto con il vicino di casa che Eva odia, che è super trampiano e che odia Hillary Clinton come Eva odia Trump, esattamente, e che c'è un cane che Eva odia e lo odia talmente tanto che a un certo punto pensa che il mero passeggiare dei suoi cani con quello abbia fatto scattare la pazzia ai cani che gli pisciano sul sofà. Quindi non è vero che non è, cioè, secondo me è molto divertente il libro, cioè io mi sono molto divertita, mi sono divertita e anche molto pianto, perché l'ultima domanda poi te la faccio, ma ti prego, parla dei cani, David. Well, I do hear a dog is barking during your question, which seems very appropriate. Dogs are so important in my life. And when I wrote The Two Hotel Frankfurts, the novel which preceded this one, which is a novel set in Lisbon, there's a very important character is a fox terrier. At that time, we had a wonderful fox terrier, wire fox terrier, Tolo, who was actually born in Scansano, grew up, had his, I guess his childhood in Rome, lived with us in Tuscany and then moved with us to Florida, and died at the age of 15. Subsequently, we had a wonderful Bedlington Terrier, Toby, and so, of course, whatever dog I have, I put in my book. So Ava has 3 Bedlington Terriers, and this is a breed not very well known, not very common. They look like lambs. And sadly, Toby died February 28th of this year. He was only 9. I think we're still in mourning. However, this is a good opportunity to make a birth announcement. Mark and I will have a new puppy in August when we return from Italy, and this time not a terrier, a very interesting breed, the Hungarian Pumi, which we have some videos and photos of her as a puppy, and she's currently growing up, I guess you could say, in near Fort Lauderdale in South Florida. And as soon as we get back from Italy, we'll drive down to South Florida to pick her up, and we'll have a new dog. And no doubt in my next book there'll be a Hungarian Pumi. Dunque i cani, sì, effettivamente i cani sono sempre stati molto importanti nella mia vita. I miei cani finiscono sempre per trovarsi nei miei libri. All'epoca avevamo
un cane che era nato in questo romanzo, nel romanzo ambientato a Lisbona, e c'è un fox terrier che era il nostro fox terrier, che si chiama Tolo, che era un cane che è nato a Scansano, poi si è trasferito con noi a Roma, da Roma poi lo abbiamo portato in Toscana, e dalla Toscana è finito in Florida assieme a noi. È morto dopo una felice vita di 15 anni, e a quel punto abbiamo ricevuto in casa un altro terrier, Toby, poi questo era una razza che mi dispiace non conosco, Bedlington Terrier. Un Bedlington Terrier, una razza di cane che assomiglia un po' ad un agnello, sì. Ecco, e l'abbiamo avuto per soltanto 9 anni purtroppo, e ci ha lasciati il 28 febbraio di quest'anno, dunque direi che stiamo ancora elaborando il lutto, perché abbiamo perso appunto questo Toby. Però posso fare un annuncio felice: siamo in attesa di un nuovo cucciolo. Questo è un cane di una razza ungherese, non è un terrier per una volta, e Mark ed io lo stiamo aspettando. In questo momento il cucciolo sta crescendo, sarà con noi non appena torneremo in Florida. Andremo immediatamente a Fort Lauderdale a prenderlo e per portarlo a casa, per cui un cane di questa nuova razza ungherese sarà molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, presente nel mio prossimo romanzo. La razza si chiama Pumi, al confronto del più conosciuto Puli, che è un'altra razza ungherese. Ma voglio dire che c'è una razza di cane italiano. Sono innamorato del Lagotto romagnolo. È bellissimo, è bellissimo. Il Lagotto è un cane anni 80, è una specie di... sì, è un cane anni 80, è un pochino... come si chiama? Un barboncino più alto con lo champagne, più sul marrone, bello, un po' anni 80, cotonato, un cane cotonato. Allora, signori e signore, io vi pregherei e vi consiglierei caldamente di leggere Il Decoro, o di leggere, se non li avete letti, Ballo di famiglia o La lingua perduta delle gru. Questo ovviamente sono consigli da lettrice, non è che sta facendo una graduatoria, ma io questi li ho amati disperatamente, follemente, e mi sono anche molto divertita quando piangevo. Per capire anche bene chi è Eva Lindqvist, appena lei se ne va a Venezia, gli amici fanno la cena, Aaron, e cucinano un pesce all'aglio che lei non mangerebbe mai, quindi loro sono talmente impressi psicologico nei confronti di questa donna, che appena lei se ne va loro fanno tipo gita da scuola media, sempre. È molto divertente, ma sono tutti dei professionisti. Quindi David Leavitt, grazie per aver aperto questa nuova edizione di Gavoy, questa prima edizione di Gavoy dopo il lockdown. Grazie a Oana Sommerman Webern per non aver comprato delle case in Argentina, ma aver assistito alla compravendita dei suoi genitori ed aver tradotto. Grazie, ripeto, alla casa editrice Sam, che non solo sta ripubblicando, ma sta ritraducendo i libri, perché in alcuni precedenti libri da David Leavitt tradotti per certi versi magnificamente da Delfina Vezzoli c'era gente chiusa nell'armadio, invece era solo gente che non diceva che era gay. Però questo era... così, quindi grazie a Sam, grazie a Marcello Fois e all'Isola delle Storie, grazie a voi, grazie a Oana, grazie soprattutto a David Leavitt. Grazie a voi.
Allora, intanto grazie davvero, perché per noi è importante iniziare in questo modo, perché David credo che volentieri firmerà le copie. Vi chiediamo semplicemente due cose: di mantenere le distanze e di mettere comunque la mascherina quando vi accostate per la firma. È una piccola delicatezza che credo non ci costi tanto. Grazie davvero. Proteggiamo per un po', se no viene la calca dei... Sì, adesso sposta. Un attimo.